Posto? A posto. Vamos. Pronti. Bene, cominciamo, Guido. Buon pomeriggio. Sì, Repubblica, a seguire il Corriere della Sera. Buon pomeriggio, eccomi qua. Buon pomeriggio. Volevo chiederle, oggi sono 2 mesi che il Napoli è da solo in testa alla classifica in maniera un po' imprevista. Volevo sapere come si fa a non farsi condizionare nel lavoro quotidiano in partita da questa situazione di classifica che non era prevista all'inizio della stagione. Grazie. Sai come farsi condizionare? Noi dobbiamo essere molto realisti e sapere che siamo solamente alla 13ª giornata e quindi è in più essere realisti vedendo che nel giro di un punto, nel giro di pochi punti, dalla prima alla settima se non sbaglio, ci sono 6 squadre in pochissimi punti, quindi è un campionato che fino a mio personale parere non penso che rimarrà così fino alla fine. Io penso che già alla fine del girone d'andata inizierà un pochettino ad allungarsi, no, questa situazione in classifica. Però sicuramente a noi non fa altro che farci piacere, perché dimostra che comunque il lavoro che stiamo facendo è un buon lavoro. Ripeto, sono contento del lavoro che stiamo facendo con i ragazzi. Penso, ecco, che comunque giorno dopo giorno stiamo ponendo delle importanti basi e vedo comunque una continua crescita, sia dal punto di vista della squadra ma anche proprio a livello del singolo. Sicuramente oggi mi ritrovo con una rosa che è molto cresciuta a livello dei singoli rispetto a Di Maro, rispetto a Castel di Sangro, e questo va dato merito soprattutto ai ragazzi, perché si impegnano veramente tanto, hanno voglia di migliorare, e il nostro miglioramento passa dall'alzamento di... Questo è poco ma è sicuro, ecco. Corriere della Sera, a seguire Radio CRC. Mister, domenica affronterà una squadra guidata da un allenatore passato per essere un suo collaboratore nelle esperienze all'Inter, al Chelsea. Seguendolo anche per quanto ha fatto a Venezia, che impressione ha avuto del suo percorso da primo allenatore dopo le esperienze con lei? Paolo innanzitutto è un ragazzo serio, è un grande lavoratore. Io ho avuto il piacere di conoscerlo a livello lavorativo quando io ero commissario tecnico, perché lui allenava una squadra un under, e quando c'è stata l'opportunità poi l'ho portato con me, quindi ha lavorato nel mio staff, un ragazzo serio, per bene, un ragazzo che comunque è sempre molto curioso, ha voglia di lavorare. Mi è dispiaciuto quando ha deciso di staccarsi, tra virgolette, di intraprendere una strada diversa, però al tempo stesso ero orgoglioso del fatto, ecco, comunque di aver potuto dare qualcosa anche a Paolo, e lui sicuramente mi ha dato qualcosa in quegli anni. Radio CRC, a seguire Sky. Buongiorno. Buongiorno. Gabriele Oriali qualche giorno fa in un'intervista proprio a Radio CRC ha detto molte cose interessanti, tra queste che Inter e Atalanta sono le favorite per lo scudetto e che il fuoriclasse del Napoli è Antonio Conte. È d'accordo con Oriali? Vabbè, ma Lele è da questo punto di vista un amico, quindi io penso che il mercoledì, il martedì, mercoledì e il giovedì europeo abbiano confermato, no? Che cosa hanno confermato? Che in Italia iniziamo ad avere un livello tecnico, tattico e di squadre forti molto, molto elevato. Altrimenti non ti imponi in questa maniera, così come sta facendo l'Inter, come sta facendo l'Atalanta, come ha fatto la Juventus pareggiando in casa dell'Aston Villa, che so benissimo che tipo di stadio è, come ha fatto il Milan, e senza tralasciare che ieri la Roma, perché sai,
me viene poi, tra virgolette, da pensare un poco, perché quando si sottovalutano delle vittorie, abbiamo vinto contro la Roma, che è una signora squadra, l'ha dimostrato ieri in casa del io conosco molto bene, e loro oggi hanno una rosa veramente favorita che potrebbe lottare per vincere la Premier League, e hanno pareggiato la partita, cioè, vedi la Fiorentina, la Lazio stessa, è la dimostrazione che il calcio italiano, a mio avviso, è cresciuto in maniera importante. E oggi ti trovi a dover comunque avere a che fare con delle squadre forti, ecco perché c'è questo equilibrio. Ma le squadre italiane lo stanno dimostrando in Europa di essere forti, non solo nel campionato italiano. Quindi complimenti a loro perché tutto questo fa parte di un percorso che anche noi vorremmo, ecco, un domani aggiungerci, ecco, a questa situazione, perché noi lavoriamo proprio per crescere giorno per giorno e creare una situazione che poi in futuro possa dare delle belle soddisfazioni reali, sensate e con forza, ecco. Sky a seguire Sport Italia. Ben trovato Conte, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Conte, quando si esce dal campo delusi, arrabbiati, poi solitamente si ha ancora più voglia, ancora più carica, più motivazioni per fare meglio, per determinare, è così che se l'aspetta Cavara a Torino. Ma guarda, Vicia secondo me a livello di determinazione, di voglia è in continuo crescendo. È inevitabile che il calciatore era molto deluso, perché ha avuto comunque 2 chance veramente importanti, ecco, per fare due gol. Avrebbe dato più tranquillità a tutti noi, magari avremmo anche potuto gestire meglio gli ultimi 10 minuti finali. Però è un ragazzo che ha voglia di crescere, ha solo 23 anni, lo vedo bello sul pezzo, sintonizzato con gli altri compagni, si attacca a tutti quanti, si difende tutti insieme. Io quello che vedo in campo, vedo un calciatore che ha voglia di fare degli step in avanti, così come gli altri. Quando io vedo questo sono molto tranquillo, molto sereno. Poi, ripeto, stiamo parlando di un ragazzo di 23 anni, di un bravo ragazzo che ha capito che può crescere tanto e sta lavorando per continuare a crescere e diventare un giocatore di livello top. Sport a seguire il mattino. Restiamo in tema, perché dopo Napoli-Roma ha detto c'è mancato un po' di cinismo. Allora le chiedo, ecco, come viene fuori, come si lavora rispetto a questa cattiveria. In gergo napoletano si dice cazzimma, no? Sì, anche se ho letto un po' il significato di cazzimma e racchiude un po' diverse, no? La cazzimma allora, può sembrare... Esatto, sì. nel gergo napoletano cazzimma o ce l'hai o non ce l'hai. Nel calcio invece si può lavorare, no, per migliorare questa cattiveria agonistica sotto porta, questo cinismo che lei chiede. A che punto siamo? È soddisfatto, nel senso che si può fare di più? Guarda, sicuramente, ma io lo posso dire anche in maniera molto serena, perché quello che dico a voi poi lo dico prima ai ragazzi. Ai ragazzi non arriverà mai dopo il messaggio, ecco, dopo di voi, con tutto il rispetto, ecco. Io dico sempre ai ragazzi, quello che noi dobbiamo sicuramente migliorare in maniera forte e quando arriviamo lì, negli ultimi 30 metri, nella scelta, nella qualità del passaggio, nel colpo del calciatore talentuoso, che comunque durante l'anno chi c'è il talento, il colpo lo deve avere, il modo di attaccare l'area in maniera cattiva. Queste sono tutte cose su cui noi ci stiamo lavorando da un po'. E sicuramente questo è un aspetto che noi dobbiamo migliorare.
Però, come vi dico sempre, quello che a me lascia sempre molto, non sereno, perché sereno è difficile essere sereno, ecco, però mi lascia sempre molto, dopo ogni allenamento, contento vedere l'applicazione di questi ragazzi, capito? Che ogni volta che andiamo ad affrontare una determinata, una specifica situazione e capiscono che devono migliorare, li vedi che sono applicatissimi al 200%. Quando io vedo questo, sono un allenatore contento, felice. Perché? Perché vedo dei ragazzi che capiscono e hanno soprattutto voglia di migliorarsi, hanno voglia di alzare di livello, ma tutti quanti, dal primo all'ultimo. E questo, ripeto, loro da questo punto di vista mi rendono molto felici, molto, molto contento, cioè di fare questo lavoro, di avere questo gruppo a disposizione. Ecco. Il mattino a seguire cronache di Napoli. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Domenica in casa del Torino è una squadra in questo momento in difficoltà, c'è la contestazione dei tifosi. Come mette sul chi va là questa squadra prima in classifica al cospetto di questo tipo di avversario? Sai, una squadra in difficoltà, e poi io le partite le ho viste, le ho analizzate, non è che ho visto, abbiamo visto le ultime 6/8 partite, proprio per capire un po'. Ci sono dei momenti, loro sono partiti benissimo, poi hanno avuto l'infortunio di Zapata, che comunque era un giocatore che si stava esprimendo a livelli importanti, però è un gruppo molto solido, è un gruppo comunque che ha della buona qualità. Non dimentichiamo che comunque il Toro è a metà classifica in maniera oggi tranquilla e non venendo da una vittoria da tanto tempo, a dimostrazione che comunque ci sono dei valori. Poi può capitare, io vivo a Torino, l'anno scorso, non dico ogni domenica, ma quasi ogni domenica avevo il piacere di andare a vederli, a vedere la partita del Toro. È un ambiente, io conosco l'ambiente Granata, bello caldo, bello forte, molto attaccato alla storia, quindi dovremo fare grandissima attenzione, perché è una partita da affrontare nella giusta maniera, perché bisogna avere grande rispetto della qualità dell'avversario, grande rispetto dell'ambiente che troveremo e della loro storia anche. Cronache di Napoli a seguire 8 Channel. Buonasera. 11 mesi fa il Napoli perdeva con il Torino 3-0, lei era in tribuna a vedere la partita. A 11 mesi di distanza e ricordando anche quel Napoli che è forse, diciamo, il punto più basso della parabola recente del Napoli, e vedendo il Napoli di oggi, che lei diceva un poco prima, lei diceva un grande gruppo, un gruppo che si mette a disposizione, si sarebbe aspettato in quella partita, dopo quella partita, di avere 11 mesi fa la guida del Napoli e di un Napoli così? Io mi ricordo bene, andai a vedere la partita, fu sicuramente una partita un po' particolare, però ripeto, è inutile poi andare a guardare al passato, no? Io penso che sia molto importante guardare il presente, aver resettato un po' il tutto, aver iniziato un nuovo percorso con i ragazzi. Poi io il calcio lo conosco benissimo, ci sono dei momenti dove c'è della negatività a prescindere, ti tirano, ti fanno un tiro, finisce sotto l'incrocio, un episodio, ti va tutto storto, entri in un periodo di negatività e praticamente lì devi essere bravo ad uscirne. L'esempio, se proprio vogliamo, cioè, di una squadra importante, no? come il Manchester City adesso, no? che viene da 5 partite dove praticamente hanno perso 5, no, ne hanno perse 4, pareggiate, concedendo tanti gol, no? Cioè ci sono quei momenti negativi, poi bisogna essere bravi a ripartire.
A volte si è bravi, a volte si continua in questa spirale ad andare sempre più giù. Noi quest'anno abbiamo iniziato un nuovo percorso, non dimentichiamo che col Modena in Coppa Italia, con la sconfitta fuori casa a Verona 3-0, e diciamo che anche noi abbiamo capito che bisognava resettare e cercare di andare avanti, perché tante volte, sai, si continua a guardare indietro, troviamo cose bellissime 2 anni fa, cose bruttissime l'anno scorso, però noi siamo il presente, potremmo essere il futuro, e quindi dobbiamo essere concentrati. E ripeto, a me è quello che fa piacere aver trovato un gruppo di ragazzi che mi dà soddisfazione, venire, no, stare con loro, e questo deve essere solo il principio, deve essere solo la base, ecco, per tutti quanti noi, da parte mia, dei ragazzi e da parte del club, ecco. 8 Channel a seguire La Stampa. Eccomi qua. Mister, buon pomeriggio. Raspadori non è mai stato un titolare di questo Napoli, però per la prima volta qualche giorno fa, insomma, ha parlato chiaramente chiedendo più spazio, chiedendo maggiori possibilità. Vi chiedo, Non era qualche giorno fa, era un'intervista di 1 mese e mezzo fa. di un mese, vabbè, è uscita qualche giorno fa. Vi chiedo cosa ne pensa e se ha in programma qualcosa che riguarda un maggiore coinvolgimento di Raspadori. Io per ciò che riguarda Jack è lo stesso discorso anche con gli altri ragazzi. Per me lui è un giocatore importante, è un giocatore forte. L'intenzione mia è quella di rinforzare il Napoli, non di indebolirmi, per il presente e per il futuro. Questo deve essere un messaggio chiaro per tutti, compresi i calciatori. E che comunque non dimentichiamo che quest'anno stiamo partecipando claramente, abbiamo 2 partite di Coppa Italia, quindi non è che io ho anche la possibilità, o anche i ragazzi hanno la possibilità di avere degli altri sfoghi, no? Su altre competizioni. Allora tante volte quando è solo una competizione, tra virgolette, la Coppa Italia in maniera sporadica, diventa difficile anche dare dei minuti, no? Perché poi vai a vedere Jack dopo i titolari forse è quello più utilizzato da parte rispetto agli altri, però è un calciatore che sta crescendo. Ho un'idea mia su Jack, su Giacomo, e io sono molto contento. Io vedo un giocatore che, non dimentichiamo che quando comunque tu dopo 13 partite provi ad avere questa classifica, non significa che a questa classifica hanno contribuito solamente gli 11. Qua si parla di un gruppo che sta lavorando e sta andando tutti quanti con grande entusiasmo nella stessa direzione. Ecco perché chiara la cosa, ecco, anche per un futuro imminente. Io voglio forzare il Napoli, non voglio indebolirlo, che sia chiaro. Sicuramente non sarò così stupido da lasciare andare eventualmente che ritengo forti. L'ho fatto quest'estate, avendo anche ragione, e lo farò anche eventualmente adesso nella prossima finestra del mercato. Noi vogliamo rendere più forte il Napoli, non sarò mai così stupido da indebolirlo, ecco. La Stampa. Sì. Buongiorno. Guardando la rosa del Napoli, mister, vedo che ci sono, ci metto dentro anche Meret, che oramai è un giocatore di movimento a tutti gli effetti, il portiere sta diventando, e Spinazzola che sa utilizzare il mancino. Ci sono 9 giocatori mancini che utilizzano il sinistro, ed è una cosa straordinaria, eccezionale che questa qui, perché vedo che con lei tra l'altro sono arrivati Buongiorno, naturalmente Spinazzola, Neres, Lukaku e Politano. C'è questa versione inedita di Politano che fa naturalmente anche le coperture, e i giocatori che sono arrivati con lei stanno incidendo in maniera importante, ecco, nel rendimento della squadra.
mi incuriosisce sapere quanto lei insiste su questo aspetto dei giocatori mancini, che credo sia una peculiarità assolutamente straordinaria del nostro calcio, con tutti questi giocatori mancini che ha in rosa il Napoli. Grazie. Sì, dipende sempre un pochettino dall'idea, no? che hai, ma sicuramente faccio un esempio proprio elementare: difensori centrali, se hai 2 destri o 2 sinistri diventa titolari, dico, diventa un problema, perché comunque anche nella costruzione il destro, quando ti apri, comunque devi stare sul destro per fare determinate giocate. Ci sono poi dei ruoli dove io preferisco avere dei giocatori a piede invertito. L'abbiamo fatto sia quando eravamo nel 3-4-2-1, giocatori dentro a piede invertito, che anche adesso che stiamo facendo il 4-3, o quando abbiamo fatto il terzino sinistro, ecco, si dice il terzino destro. Poi abbiamo Spinazzola che hai difficoltà a capire se è destro o sinistro, ecco. Allora, quando trovi dei giocatori che sono bravi con i piedi, allora non c'è nessun problema. Sì, sì, anche se è inevitabile che per dire un terzino destro che sinistro fai un po' più fatica, capito che voglio dirti come situazione. Però, ripeto, alla fine siamo 40% sinistri, 60% destri, siamo contenti da questo punto di vista. Grazie a tutti. Bene.